Oggi andiamo a realizzare questo bel girocollo che va a disegnare una treccia lungo tutto il suo percorso. È realizzato con tre fasce, ciascuna di 3 giri a mezza maglia alta. Potete realizzarlo anche a maglia alta. Poi faremo le due patte all'inizio e alla fine della treccia di 3 giri di maglia alta. Basterà cucire i bottoni e il gioco è fatto. Io ho fermato gli incroci con una cucitura nascosta per dare stabilità alla treccia in modo che non si sposti dalla posizione che abbiamo deciso di darle. Io vi invito ad iscrivervi al canale perché faremo molti altri lavori così belli per l'inverno, per il Natale e vi invito altresì ad attivare la campanella per essere informati sui prossimi video. Importante è anche mettere il mi piace, il like, perché così YouTube saprà quali sono le vostre preferenze e vi suggerirà sempre i video di vostro gradimento. Vi lascio al tutorial e ci vediamo alla prossima con altri girocolli e altre sciarpe belli come questo. Voglio solo precisare che oltre all'uncinetto 4,5 e i 3 bottoni ho usato il filato Ringo della Tessiland. Voi potete utilizzare qualsiasi altro filato che abbia queste caratteristiche: 270 metri in 100 grammi. Potete anche scegliere un filato più spesso, verrà benissimo uguale. Vi lascio al tutorial, questa volta è davvero tutto. Una volta che abbiamo fatto le 3 strisce che ciascuna è alta 3 centimetri e lunga 55, le dobbiamo unire, quindi le posizioniamo così tutte con la catenella di base nella stessa direzione in modo di averle uguali nella stessa posizione. Prendiamo il filato, facciamo un'asola ed entriamo nella prima catenella che abbiamo fatto iniziando la fascia. Facciamo passare l'asola attraverso e realizziamo 3 catenelle, quindi 1, 2, 3. La prima è solo il nodo di inizio, poi entriamo in ciascuna asola che troviamo disponibile e realizziamo una maglia alta. Contiamo quante andiamo a realizzarne, quindi siamo a 3, 4, 5 e 6. Continuando, prendiamo la fascia che segue, entriamo nella prima catenella della fascia e pescando il filo così e così, peschiamo il filo, saliamo, la posizioniamo alla stessa altezza e realizziamo in continuazione una maglia alta. 2, 3, 5 e 6.
cerchiamo di prendere sempre 2 asole per dare più forza al punto. In continuazione prendiamo l'uncinetto, il filo sull'uncinetto, entriamo nella prima catenella, peschiamo il filo e facciamo una maglia alta. In tutto avremo realizzato 18 maglie alte. 3, 4, 5 e 6. Ci alziamo con 3 catenelle, giriamo il lavoro e punto su punto realizziamo un altro giro. Facciamo un altro giro e poi ci fermiamo. Quindi 3 catenelle, e un altro giro, l'ultimo. Arrivati a questo punto possiamo fermare il lavoro e tagliare il filo. Ora passiamo alla realizzazione della treccia una volta che avremo unito le 3 strisce, e quindi facciamo così tenendole ben piatte, non devono accartocciarsi. Poi decidiamo quanto stretta vogliamo realizzare questa treccia. Ed ecco, una volta che abbiamo preparato la treccia dobbiamo fare la pattina. Ho verificato che i bottoni che ho scelto, che sono questi molto semplici, anche perché il filato già è molto importante con dei colori molto vivaci, stavo dicendo, i bottoni che ho scelto passano attraverso il punto alto. Dunque non c'è bisogno di creare delle apposite asole nell'altra patta. Mi limiterò dunque a crearne una gemella di quella che abbiamo già visto, anche all'altra estremità della treccia. Quindi inutile mostrarvi quanto già vi ho mostrato qui. Faremo i 3 giri di 18 punti alti anche qui. Tenendo la treccia sul rovescio, fissiamo le 3 fasce nei punti di incrocio.
e fissiamo il filo all'inizio con un nodino e ci accertiamo che non sia visibile dal lato dritto. Poi nascondendo il filo nella lavorazione, quindi passando l'ago attraverso, arriviamo a quest'altro punto di incrocio e fissiamo anche qui le 3 fasce in questo modo. Passiamo attraverso le asole e fissiamo, ci accertiamo che da quest'altra parte non sia visibile e nascondendo il filo nella lavorazione passiamo a quest'altro incrocio e così via fino ad arrivare all'ultimo incrocio delle 3 fasce. Questo servirà a dare stabilità al lavoro. Una volta che ho finito di bloccare gli incroci della treccia e quindi dare stabilità al lavoro, che così facendo anche all'indosso non si sposterà, e avendo rispettato l'estetica del nostro girocollo, nascondendo perfettamente il filato di cucitura. Ora io ho completato cucendo in posizione equidistante i 3 bottoni. Questi sono dei bottoni che io avevo in casa, che andavano bene per il colore, infatti sono sul marrone che dà il bordeaux, quindi con i toni del rosso che ho vanno molto bene. Li ho cuciti semplicemente con il filato che avevo e poi ho fermato il filo come facciamo sempre ad ago. E dall'altra parte, come vi ho anticipato, non ho fatto le asole perché basterà inserire il bottone tra i punti alti e questo ci farà da asola. Io ho completato questo girocollo che è stato davvero una realizzazione molto molto bella, che mi piace molto e che sicuramente ripeterò per gli amici, per mia sorella, per i regali di questo Natale. Abbiamo altre sciarpe girocolli da fare e il filato che ho, questo ringo che ha delle sfumature molto belle, si presta molto bene per coprire il collo sotto i cappotti, sopra le maglie e i maglioni. È bellissimo. Io spero che vi sia piaciuto. Se vi piacciono i lavori che realizzo, vi invito ad iscrivervi al canale, mettere un mi piace e attivate la campanella. Alla prossima, grazie.